Amici di Automoto.it, mi trovo fuori da una fabbrica dismessa dalle parti di Praga perché qui Skoda presenta la nuova Fabia, che poi non è la nuova Fabia, è il restyling della terza generazione che la porta a fine vita da qui a un paio d'anni. Cosa cambia su questa macchina? Cambiano alcune parti estetiche che vediamo subito, in particolare il frontale, con la nuova griglia e i nuovi gruppi ottici che possono essere dotati anche di full LED. Una griglia e dei gruppi che hanno un taglio simile al resto della gamma più recente Skoda, per questa che ricordiamo è una delle più vendute di sempre. Oltre 4 milioni di esemplari sono stati già messi in vendita in 3 generazioni di Skoda Fabia. Guardiamolo un po' meglio però ora esteticamente. L'auto è sempre lunga 3,99 m, quindi mantiene le sue caratteristiche di spaziosità, però si affina leggermente nell'estetica. In particolare, oltre all'avantreno, abbiamo anche il retrotreno che è cambiato, con un ritocco ai gruppi ottici e al paraurti che integra diversamente l'illuminazione. Una macchina che mantiene un taglio leggermente sportiveggiante con lo spoiler superiore, che può avere soprattutto il tetto bicolore. Sono 15 le differenti colorazioni disponibili, di cui 10 metallizzate, e la variante bicolor proposta anche nella ricca versione Monte Carlo. Ma andiamo a vedere uno degli aspetti che mantiene Fabia e che è tra le sue dotazioni più interessanti, è quello di una buona capacità di carico. Qui ci sono 330 litri che arrivano fino a oltre 1100, abbattendo i sedili che nelle versioni più ricche come quella che stiamo guardando sono 60-40. Fondo doppio, oltretutto questo si può girare e avere la parte in gomma o con la tappezzeria, e tra le dotazioni sempre dell'allestimento più interessanti ci sono anche una torcia e l'illuminazione del vano. E se per quanto riguarda gli esterni la correzione è relativa, per quanto riguarda invece quello che c'è sotto il cofano troviamo delle novità, o meglio, non troviamo qualcosa a cui si era abituati un tempo, già perché sotto il cofano delle nuove Fabia ci saranno solo motori endotermici benzina a 3 cilindri di cubatura 1 litro. Motorizzazioni che sono qualcuna sovralimentata, qualcuna no. In questo caso quella un po' più interessante è la TSI, che spinge fino a 110 cavalli nella sua versione più potente, mentre invece quella aspirata parte anche dai 60 cavalli, non disponibile al debutto in Italia, ma arriverà. Quello che vedo quindi è qualcosa di arcinoto. Alla clientela del gruppo VAG ci sono le solite elettroniche condivise con le sue cugine, come quella di impianto gestione motore Bosch, e a tal proposito possiamo aggiungere che una delle cose interessanti che prima non era presente sulla gamma Skoda Fabia è che questi tricilindrici nella versione più evoluta, quindi quella sovralimentata di TSI, si dotano del doppio battimento delle emissioni, non solo con i classici catalizzatori ma anche filtri antiparticolato per i motori a benzina. L'elettronica sia di gestione motore con la MED 17 sia dell'ABS e di molte altre parti di powertrain è fatta dalla Bosch come sempre, ma io direi che dopo averla un po' vista fuori, cosa ha sotto il cofano, e sapendo che bene o male nei sistemi telaistici rimane tutto uguale, possiamo farci un giretto con questa Fabia. Sedercisi dentro non è assolutamente un problema, ha un passo di 2,47 m, consente buono spazio un po' a tutti finché ci si sta in 4, anche se volendo i posti sono 5. La postura di guida è quella classica della Skoda Fabia di terza generazione, e anche quelli alti, un po' più di 1,90 m come me, trovano un'ottima posizione per guidare la macchina. Una delle novità è nel cruscotto, che è variato e lo vediamo poi mentre guido per essere più visibile, mentre per quanto riguarda la percezione di qualità posso dire che le parti superiori a vista hanno un'impostazione mediamente gradevole e morbida, mentre andando a spulciare nelle parti un po' più nascoste ci sono plastiche un po' secche al tatto, però migliorano la selleria con un maggior uso di microfibra e pelle negli allestimenti top, che si trova anche nei profili delle portiere, e poi il plus è quello degli spazi. Ci sono un buon numero di vani, uno addirittura adesso è anche illuminato, e poi qualche dotazione interessante anche per chi è seduto dietro. Andiamo a vederla. E anche con il sedile guida posizionato per lo spilungone che sono io, chi si sieda qua dietro trova un decente spazio per gli arti, addirittura a me avanzano 2 dita, soprattutto per il capo non tocco, anche se sono un po' limitato e angusto nei movimenti. Quello che vedo di relativamente nuovo per la Skoda Fabia è che ci sono 2 prese USB qua, e sebbene manchi il rivestimento che invece abbiamo davanti nei pannelli porta, ci sono comunque i vetri azionati con un nuovo sistema che permette di avere discesa e salita rapida. A questo punto è veramente ora di guidarla, la Fabia in versione 2018. Ed eccoci finalmente alla guida della Skoda Fabia in edizione 2018, quella che la accompagnerà al termine della sua carriera. Qualcuno attende già la nuova Fabia del 2020, però rimaniamo su questa. Tecnicamente rimane tutto uguale, stiamo guidando la versione con il TSI sovralimentato, non è quello da 110 cavalli, quindi non è il più potente che si dota del TSG
qui abbiamo un manuale 5 rapporti, è comunque corposo quanto basta per andarci in giro tranquillamente in città o nell'extraurbano. A livello di viaggio devo dirvi che quello che ho visto fino ad ora è un comfort medio, perché come acustica il 3 cilindri purtroppo, se portato ad alti regimi di rotazione, si sente, mentre invece per girarci in città o in tratte come quelle che stiamo facendo ora è assolutamente confortevole questa Fabia. Dà tanto spazio per quanto riguarda la postura di guida, come avete visto anche per chi è seduto dietro, se si è in 4. La climatizzazione non è bizona, però ha una buona reattività alle temperature torride che ci sono anche qui in Repubblica Ceca nel mese di agosto. E a livello di percezione posso dirvi che se il volante ha una buona finitura in pelle e le plastiche a vista sono coerenti alla fascia di mercato cui si propone, per quanto riguarda la dinamica di guida è una compatta generalista. La reattività dello sterzo e anche dell'acceleratore dei freni sono buone se non si spinge più del dovuto, ma non si può spingere più del dovuto quando la motorizzazione massima è quella da 110 cavalli, quindi è chiaro il target di questa vettura ed è chiaro anche il piccolo gradino incrementale che ha fatto nelle dotazioni e nei sistemi di assistenza alla guida. Però andiamo un passo alla volta. Innanzitutto qua davanti a me ho un infotainment che nella versione più bella è dotato di un display 6,5 pollici touchscreen. Sempre se avete qualche soldino da spendere in più per le dotazioni, può integrare anche i sistemi Android ed Apple degli smartphone, e addirittura registrandosi con un'app presso il portale Skoda c'è anche una funzione remota, o meglio alcune funzioni remote come l'apertura, lo sblocco portiere, la tracciatura di dove è la vostra Skoda Fabia. Un'altra cosa che è un po' migliorata è che anche quelli alti come me, devo dire che nonostante siamo nel 2018 mi capita spesso, vedono bene lo strumento. Mi capita spesso cosa? Mi capita spesso di avere una posizione di guida adeguata alla mia altezza per il capo, un volante che mi piace tenere molto prossimo e non in posizioni balorde come vedo in giro ancora purtroppo molti in Italia, ma una fascia di strumentazione coperta. Su questa Fabia devo dire che riesco a vedere proprio tutto. Gli elementi sono due, sono circolari, sono semplici, al limite mi ruba, tra virgolette, la parte superiore del volante un pochino della fascia alta che sono i 4000 giri e i 120 km/h. E a proposito di giri, il limitatore entra al 6500 se proprio volete tirare le marce di questo tricilindrico, ma ve lo sconsiglio perché non è che abbia poi così tanto da regalare a quei giri lì. Si guida bene a giri medi, ha un'erogazione molto pastosa lineare, però partendo dal fuori minimo non aspettatevi grandi reazioni. Piuttosto possono essere graditi i consumi. Relativamente ai contenuti si va intorno ai 4,5 a seconda della versione che prendiate, comunque al massimo 4,8 parlando di valori dichiarati in litri per 100 km nel ciclo combinato. Sempre per quanto riguarda le piccole differenze di questa Fabia rispetto alla sua precedente, ci sono, come dicevamo, alcune assistenze alla guida, alcune anche inedite per Skoda in questa fascia di mercato delle compatte. In particolare, viaggiando in autostrada, ci sono gli avvisi laterali per l'angolo cieco e per l'approssimarsi di vetture al fianco e dietro di voi. Gli stessi radar sono molto utili anche per la copertura da eventuali danni che accadono facendo la retromarcia, e combinando, come dicevamo, negli allestimenti un po' superiori l'infotainment da 6,5 pollici con la retrocamera è possibile anche visualizzare quello che c'è dietro voi quando facciate delle manovre particolari. Ultima dotazione tra virgolette inedita e inclusa in questa versione della Fabia è quella che autoregola i fari abbaglianti, anche quella un must per quanto mi riguarda, potendo scegliere, e ce ne si accorge soprattutto quando si va in giro di notte magari sulle due ruote di quanto male facciano gli abbaglianti delle macchine di chi ci viene incontro. Per il resto possiamo dire che la Fabia mantiene la grandissima parte delle proprie caratteristiche che premiano la razionalità e la spaziosità, con il bagagliaio che arriva fino a 1150 litri nella versione a 2 volumi e supera i 1300 nella combi che però a livello di ingombo esterno supera i 4,20 m, e a livello di guida, ribadisco, mantiene pienamente quelle che sono le sue potenzialità, limitate alla fascia più generalista di questo segmento e a un'ottica urbana o di viaggio, sapendo quelli che sono i limiti, non di comfort ma di prestazione. Rimangono ovviamente le altre dotazioni di sicurezza che erano già presenti, più o meno opzionali nella gamma precedente, come appunto l'Adaptive Cruise Control e la frenata di emergenza. Entrambi sono dei must. Come dicevamo, la versione più ricca è quella bicolor, che esiste anche in un'ulteriore variante un po' più corsaiola nel nome, purtroppo non nella sostanza, la Monte Carlo, perché le
motorizzazioni sono le medesime, l'estetica è un po' migliorata con toni grintosi che abbinano il colore del tetto a quello dei montanti, dei retrovisori e i cerchi. Cerchi qua sono, volendo in lega, fino a 18 pollici per quella versione. Certo, ribadisco, sono gusti. Sentire questo tricilindrico che soffoca o quasi quando si tira oltre i 4000 mi dà un po' fastidio, però per il resto devo dire che la sensazione è molto genuina, un po' morbida da parte dello sterzo, ma sempre pronta per quanto riguarda quantomeno la frenata e la direzionalità generale. Non bisogna mai cadere troppo in basso con i giri motore se non si vuole patire. E poi, pensando al futuro, vi dico subito che questa qui rimarrà in queste motorizzazioni, però la prossima richiamerà un pochino ancora quello che è il mondo dei rally, già perché la Skoda Fabia è, per Skoda, la macchina più vincente nel motorismo sportivo. VRC2, categoria che non è arcinota ma che ha riservato un sacco di soddisfazioni a molti team privati che continuano a comprarla perché oltre ad essere conveniente sul mercato è anche conveniente per farci gare e buoni risultati in questa classe seconda, diciamo, nel mondiale rally, dove la Fabia ha trionfato quasi subito dopo il debutto nel 2015. Il 2017 è stata la stagione più vittoriosa per la Fabia R5. Qua ci dobbiamo accontentare di 110 cavalli massimo. Chi lo sa che in futuro non arrivi qualcosa di diverso. E a furia di smanettare sul navigatore cercando la strada giusta qua dalle parti delle campagne intorno a Praga, devo dire che non è male, però richiede un bel po' di apprendimento. È garbato perché entra poco a rompere le scatole, a parlare quando non serve, però per fare il punto della situazione, come tutti i sistemi delle moderne macchine, richiede di conoscerlo. Per il resto il menu invece, al contrario, è molto più intuitivo e semplice perché le funzioni che offre sono pienamente nella media, non abbiamo chicche assolute su questo infotainment, che oltretutto è presente in versione completa solo come optional o nelle versioni top di gamma. Questa Fabia Restyling si accinge quindi ad arrivare sul mercato, ordinabile già da settembre, di rivali ne ha tante, però il suo taglio rimane sempre quello, con qualche dotazione in più a parità di prezzo. Se vogliamo guardare forse la somma dei contenuti, avendo mantenuto Skoda un listino analogo al precedente, parte poco sopra i 14.000, ma per avere qualcosa di un po' più interessante come quella che stiamo guidando, sia come dotazione sia come motorizzazione, bisogna ampiamente superare i 15. C'è un vantaggio cliente superiore, però poi dovete sempre stare attenti a quelle che sono le molte promozioni che propongono le case, e per quelle, come per molti altri dettagli di questa vettura, vi rimando alle pagine di automoto.it, dove potremo approfondire e portare avanti gli argomenti inerenti alla Fabia e le sue concorrenti. Io direi che per adesso, da queste accoldatissime strade della Repubblica Ceca, dove mi attendevo di trovare ben oltre 30 gradi, 34 segnati dall'infotainment della Fabia, per adesso davvero è tutto. Un salutone, alla prossima, ciao!